Ciao, siamo Gabriele e Anna. Nel nostro viaggio attraverso il nord-est della Polonia, nella regione dei laghi della Masuria, non poteva mancare una tappa alla Tana del Lupo. Ma quale lupo? Di che stiamo parlando? La Tana del Lupo, o Wolfschanze in tedesco, situata proprio qui, è uno dei luoghi più cupi e misteriosi legati alla storia della Seconda Guerra Mondiale. Questo complesso, un vasto e fortificato quartier generale, fu costruito per proteggere Adolf Hitler e il suo staff dai bombardamenti e garantire una posizione di comando sicura durante l'invasione nazista dell'Unione Sovietica, iniziata con l'operazione Barbarossa nel 1941. Ma nella Tana del Lupo si svolse anche un fatto storico importante, l'attentato contro Hitler. Seguiteci per scoprirne di più. Il sito è molto attrezzato per i turisti, infatti troviamo un parcheggio e anche una taverna con i servizi. Paghiamo il biglietto di circa 20 euro in totale tra ingresso per 2 persone e parcheggio. Andiamo ad esplorare i resti di questo rifugio. All'inizio siamo un po' spaesati dall'ampiezza del luogo, ma il percorso ci dice dove andare. Questa palazzina era un garage, oggi è adibita a hotel. La scelta della posizione della Tana del Lupo non fu casuale. La regione della Masuria, con le sue fitte foreste e paludi, offriva un nascondiglio naturale, difficile da individuare sia dagli aerei nemici sia dai servizi segreti alleati. Costruito con estrema segretezza e circondato da fitte difese antiaeree, campi minati e recinzioni elettriche, il complesso era una vera e propria fortezza inespugnabile, progettata per resistere a un attacco prolungato. Guardate quanto era spesso il cemento armato. Si vede proprio che Hitler e i suoi ufficiali temevano per la propria incolumità, specialmente durante l'ultimo anno di utilizzo del bunker, il 1944, quando la guerra stava ormai volgendo a loro sfavore. La Tana del Lupo si estendeva su circa 6 km quadrati, con oltre 80 edifici tra cui bunker, caserme e uffici. Vi erano strutture per ospitare non solo Hitler, ma anche il suo staff militare, i collaboratori più stretti, le guardie e il personale di servizio. Oggi questo sembra un pacifico bosco, con queste costruzioni aliene. Sembra strano oggi pensare che fosse il centro nevralgico del comando tedesco durante l'ultima guerra. All'interno di questa palazzina possiamo vedere un plastico che ricostruisce il luogo come era nel 1944. Ed ecco armi tedesche dell'epoca qui esposte. Usciamo. Qui vediamo un monumento agli sminatori. Infatti, questo sito era stato protetto dai tedeschi lungo diversi perimetri attorno alla Tana del Lupo tramite più di 14.000 mine antipersone e anticarro. Dopo la liberazione fu necessario sanificare l'intera zona per renderla oggi sicura. Possiamo avventurarci in anfratti, ma per lo più i bunker sono chiusi. Ma in mezzo a questi bunker ecco che trovano il loro riposo queste dolci creature. Ciao Micio. No, questo ciao principe fa veramente schifo. Ciao Micio. Com'è? Che devo dire? Fai come se dovesse salutare Micio. Ciao Micio. Cucciolone. Se gli abbiamo rotto il Questi edifici furono fatti saltare con 8 tonnellate di TNT dai tedeschi durante la loro ritirata nel gennaio del 1945 per non lasciare le fortificazioni in mano ai sovietici. L'esplosione fu così forte che fece crepare lo spesso strato di ghiaccio che ricopriva i laghi circostanti. Ciononostante la dinamite poco ha potuto nei confronti di queste mura in cemento armato di larghezza sovrumana. Questo è il cosiddetto bunker di Bormann. Guardate la stazza e le dimensioni, lo spessore del cemento e l'armatura in ferro. Sembra un'opera ciclopica. Questi che vedete non sono ombrelloni da spiaggia, bensì servivano a camuffare il sito per renderlo invisibile agli aerei ricognitori nemici. Un evento chiave legato alla Tana del Lupo è il famoso attentato a Hitler del 20 luglio 1944. In questo luogo ormai distrutto possiamo vedere una ricostruzione accurata dell'attentato. Klaus von Stauffenberg, ufficiale della Wehrmacht, tentò di uccidere il Führer piazzando una bomba durante una riunione. Purtroppo vi furono degli imprevisti quel giorno. La visita a sorpresa di Mussolini fece sì che la riunione fu anticipata e fu possibile innescare solo una delle 2 bombe. Quest'unica bomba, che era posta sotto il tavolo vicino a Hitler durante la riunione, fu poi spostata accidentalmente da un generale un po' più lontano. Nella stanza vi erano 24 persone tra Hitler, generali e aiutanti. Hitler fu solo lievemente ferito, mentre morirono 3 ufficiali e uno stenografo. L'attentato doveva essere il punto di partenza dell'operazione Valkyria, che puntava a un cambio nella leadership tedesca da parte dei cospiratori, al fine di negoziare una pace sul fronte occidentale. Chissà se la storia sarebbe stata diversa se l'attentato avesse avuto successo. Il mancato assassinio di Hitler ebbe ovviamente conseguenze nefaste per i cospiratori, che vennero arrestati e giustiziati.
L'intera operazione è raccontata nel film Valkyrie del 2008 con Tom Cruise, che noi abbiamo visto e che mostra alcune scene che si svolgono proprio in una ricostruzione di com'era il Wolfschanze nel 1944. Questi sono i garage, adibiti a mostra sulla rivolta di Varsavia del 1944, la cui repressione da parte dei tedeschi fu accresciuta dopo l'attentato contro Hitler avvenuto proprio qui. Proseguiamo a vedere questo strano paesaggio, questo mix tra pacifici boschi e testimonianze di un oscuro passato. Se capitate qui, nel nord-est della Polonia, raccomandiamo sicuramente di visitare la Tana del Lupo. Consigliamo di includere nella vostra visita della zona anche la regione dei laghi e la città di Olsztyn, di cui parliamo in questo video in sovraimpressione. Ringraziamo per averci seguiti fin qui e iscrivetevi per ulteriori contenuti di viaggio. In particolare, il prossimo video mostrerà la prossima tappa del nostro viaggio in macchina per l'Europa centro-orientale, Vilnius in Lituania, non molto lontano da qui. A presto!